Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi è il Dante Dì, cioè il giorno dedicato a Dante Alighieri e alla sua commedia. E quest'anno ricorre il 700° anniversario della sua morte. Per celebrare questo giorno voglio parlarvi di alcune parole ed espressioni che sono state inventate o create da Dante durante la stesura della sua opera e che sono arrivate fino a noi. Non si tratta di semplici citazioni della commedia, ma di vere e proprie espressioni che vengono utilizzate nella vita di tutti i giorni, nell'informalità, nella conversazione. Sono parte integrante della lingua contemporanea e sono utilizzate quasi da tutti. Queste parole, queste espressioni sono resistite nel tempo e nella lingua, a dimostrazione di quanto le sue parole siano sempre rimaste attuali. Le parole e le espressioni che ho scelto di presentarvi oggi sono 5. E qui comincian le dolenti note, una bolgia infernale. Stare freschi, senza infamia e senza lode, non mi tange. Il primo modo di dire è le dolenti note, che si trova in una frase più ampia. La frase originale la troviamo nel canto quinto dell'Inferno al verso 25. Or incomincian le dolenti note a farmisi sentire, che significa cominciano ora a farsi sentire da me le grida di dolore. Oggi si dice spesso e qui comincian le dolenti note. La frase è leggermente diversa da quella originale e si usa per introdurre un discorso spiacevole. Si prepara chi ascolta a sentire delle cose negative. Poi abbiamo la parola bolgia che ritroviamo nel 24° canto dell'Inferno. Le bolge, chiamate da Dante male bolge, sono le fosse circolari e concentriche dell'8° cerchio dell'Inferno, dove sono puniti i fraudolenti. Oggi questa parola, bolgia, viene usata per indicare un luogo dove c'è molta confusione e da cui si vuole andare via. Ad esempio, a me non piace camminare in mezzo alla confusione e quindi cerco di evitare determinate parti della città nel fine settimana, per esempio. Se mi trovo in quella situazione, in mezzo alla confusione, alla folla del sabato pomeriggio a Via del Corso, posso dire basta, andiamocene da questa bolgia infernale. Poi abbiamo l'espressione stare freschi, che troviamo nel 32° canto dell'Inferno, dove Dante parla di una distesa di acqua ghiacciata sul fondo dell'inferno, alimentata dal fiume Cocito, in cui i traditori sono immersi. Là dove i peccatori stanno freschi, che parafrasando significa nel luogo in cui i peccatori patiscono, soffrono il freddo. Oggi questa espressione si usa per dire che una situazione andrà a finire male o comunque non bene. Sarà una situazione fastidiosa. Viene comunque usata per situazioni molto più leggere rispetto a quelle della commedia. Ad esempio, sei arrivato all'ufficio postale, prendi il numeretto e ti accorgi che hai più di 50 persone davanti a te. Quindi io ti posso dire, stai fresco, cioè passerai tutta la giornata lì. Poi abbiamo senza infamia e senza lode. Ritroviamo questa espressione nel 3° canto dell'Inferno. La versione originale è senza infamia e senza lodo, che per Dante rappresenta un'offesa assoluta, in quanto la usa per descrivere chi non prende posizione, chi non ha opinione. Oggi il significato è leggermente cambiato e si usa per dire che qualcosa o qualcuno non è degno di nota. Un cibo né buono né cattivo è senza infamia e senza lode. Un film che non è bello né brutto. Un esame che non è andato bene, ma neanche male. Un aggettivo sinonimo potrebbe essere insignificante. Vediamo ora l'espressione non mi tange. È Beatrice a pronunciare questa espressione nel 2° canto dell'Inferno. La vostra miseria non mi tange, né fiamma d'esto incendio non m'assale, che significa la vostra infelicità non mi colpisce, come non mi colpiscono le fiamme dell'inferno. Oggi questa frase viene detta
a volte anche in modo ironico, per dire che qualcosa non è di nostro interesse. Il problema non mi tange, cioè non mi tocca, non mi interessa. E qui comincian le dolenti note, una bolgia infernale. Stare freschi, senza infamia e senza lode, non mi tange. Questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto. Ho cercato di scegliere delle espressioni e delle parole un po' diverse da quelle di cui si parla sempre e che trovo abbastanza facili da capire e potenzialmente riutilizzare nella conversazione. Se volete scoprire alcune curiosità sulla figura di Dante, vi lascio il link ad un altro video che ho fatto sull'argomento. Grazie per aver scelto di guardare questo video fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo. A presto! Ciao!